Salve gente, io sono Luca e qui ho una serie di fogli in cui mi sono appuntato varie espressioni idiomatiche italiane, spero che vi possano essere utili. Oggi vi volevo parlare di un modo di dire abbastanza simpatico. Allora, probabilmente ricordate quando eravate a scuola, no? E a scuola c'era da fare quello che in Italia si chiama il tema. Che cos'è il tema? È fondamentalmente un testo che voi scrivete basandovi su una traccia che vi viene data. Che cos'è una traccia? La traccia è il titolo del tema, cioè voi dovete scrivere un tot di pagine, per esempio 3 pagine, che siano relative al titolo che vi viene dato. Questo è il tema, no? Allora, uno dei requisiti per l'appunto del tema era il numero di pagine, il numero di righe, il numero di parole addirittura. E quindi, per esempio, se dovevi scrivere 3 pagine, dovevi scrivere 3 pagine, se no prendevi un brutto voto o non superavi la prova, giusto? Allora, il problema qual era? Che spesso magari uno non sapeva cosa scrivere, cioè scriveva 3 frasi e si rendeva conto di aver già finito tutte le sue idee, tutto quello che voleva dire l'aveva già detto, no? E che cosa si faceva in questi casi? O scrivevi più grande così le parole occupavano più spazio e quindi le righe finivano prima, oppure facevi quello che in italiano si chiama allungare il brodo. Cosa significa allungare il brodo? Significa usare 10 frasi per dire una cosa che potevi dire con una frase, cioè è il contrario dell'essere sintetici e diretti. E in italiano c'è una parola molto carina che è concisi. Che cos'è una persona concisa? È una persona che con poche parole fa capire tutto. Invece, ritornando al discorso del tema, nel tema noi allunghiamo il brodo, cioè queste 3 frasi che vogliamo scrivere, magari le allunghiamo con altre 3 frasi che in sostanza ripetono quello che abbiamo già detto, non aggiungono niente di nuovo, però ci permettono di completare la prova, cioè di arrivare a scrivere 3 pagine, 2 pagine, 4 pagine e così via. Il brodo è l'acqua di cottura di determinati cibi, per esempio la carne, se la fate bollire in una pentola, nell'acqua, poi comunque quel liquido, che non è più soltanto acqua, si chiama brodo, in sostanza è l'acqua insaporita di qualcosa, giusto? Questa è la versione naturale del brodo, in cui spesso si cuociono per esempio i tortellini, infatti si dice tortellini al brodo, oppure la pastina, pastina al brodo. Questi sono piatti molto, molto tipici in Italia. E a volte capita però che magari il brodo è troppo denso, no? Cioè troppo saporito. E cosa si fa in questi casi? Lo si allunga. Come si allunga il brodo quello fisico? Con l'acqua, cioè tu aggiungi dell'acqua, così il brodo aumenta di volume e si diluisce, cioè perde un po' di sapore, no? Però comunque il volume aumenta. Ecco, queste sono le idee all'origine del detto allungare il brodo. In cucina si fa con l'acqua, metaforicamente allungare il brodo è aggiungere frasi inutili solo per raggiungere un obiettivo di avere più volume, cioè un testo più lungo. Ecco, spero che questo modo di dire vi sia piaciuto e vi saluto.